su questo canale YouTube dedicato al progetto di ricerca Last Letters, progetto finanziato dalla Comunità Europea all'interno del programma Marie Curie Action. Il progetto ha come obiettivo l'analisi linguistico-tematica delle ultime lettere dei condannati a morte di Prima e Seconda Guerra Mondiale. Io mi chiamo Giovanni Pietro Vitali, sono Marie Curie Research Fellow nel Dipartimento di Italiano dell'University College Cork in Irlanda. Last Letters incontra a Milano l'importante realtà dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, istituto dedicato allo studio e all'analisi della resistenza della società contemporanea, che abbraccia il progetto Last Letters all'interno di un progetto preesistente che si chiama Ultime Lettere, gestito dal dottor Pizzi Russo, che rientra e collabora con l'equipe di ricerca Last Letters. Sono Igor Pizzi Russo, lavoro all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, mi occupo di digitale, di ricerca digitale e di comunicazione. Il primo progetto su cui ho lavorato qui all'Istituto è stato proprio il database delle ultime lettere, www.ultimelettere.it. Il database della cui importanza mi sono accorto immediatamente, proprio perché sono importanti questi documenti, queste ultime lettere. Hanno, potremmo dire, quasi un triplice valore. Hanno innanzitutto un valore memoriale, di ricordare le vittime, le persone che hanno scritto questi messaggi, sono poi state uccise, sono morte in battaglia. Un valore simbolico, appunto, per le questioni ideali espressi nei documenti, e un valore storico perché sono documenti che trasudano il contesto storico in cui sono state scritte, sono piene di elementi che fanno riferimento a quel contesto storico. Il valore linguistico di questi testi, al di là dell'importanza che hanno per la nostra memoria di ciò che è stato, è cruciale. Cruciale perché sono testi che vengono scritti proprio quando la lingua italiana si conforma, diventa una lingua di identità nazionale. In uno dei primi passaggi, naturalmente poi sono tanti, cioè il periodo tra le due guerre, quando molti italiani si incontrano portando le loro differenze regionali su un terreno comune, quello che nasceva dalla necessità di comunicare e quindi avere una lingua franca che potesse essere compresa da tutti. Le lettere le potremmo, diciamo così, differenziare per tre tipologie diverse. Sono le lettere scritte con la consapevolezza di andare a morire e dell'imminenza della morte. Sono lettere appunto scritte dal condannato che il giorno dopo, 2 giorni dopo, sapeva di essere giustiziato. Ci sono le lettere in cui questa consapevolezza non c'è, e vedete per esempio il caso dei deportati razziali, politici nella resistenza italiana. Non c'è questa consapevolezza, ma sono ultime lettere materialmente, perché gli ultimi scritti rimasti di queste persone che poi sono morte. E poi c'è un'ulteriore categoria che sono quelli che noi definiamo testamenti spirituali, cioè sono documenti scritti magari anche molto al di là, molto lontano nel tempo dalla eventuale morte, ma in cui l'autore mette tutto ciò che è se stesso sostanzialmente, il suo credo, le sue convinzioni, e sono scritte appunto con l'idea di lasciare qualcosa a chi lo leggerà, ai suoi familiari o anche soltanto ai posteri in senso più esteso, in senso più largo. Ma un'altra divisione molto importante è quella che riguarda naturalmente le lettere della prima e della seconda. Una distinzione importante e molto interessante nella misura in cui queste lettere spesso erano scritte da persone che avrebbero avuto la stessa età nella seconda guerra mondiale, perché molti partigiani, per esempio, nel caso specifico, avevano magari combattuto anche la prima, e molti fanti che scrivono il loro testamento di trincea, una lettera scritta a pochi secondi dall'assalto alla trincea, erano nati quindi lo stesso anno di molti partigiani, ma scrivono in modo molto diverso. Il digitale, l'importanza del digitale, perché una raccolta pubblicata in formato digitale online? Innanzitutto perché il digitale ha una diffusione enorme, gratuita, ampissima. Poi perché il digitale permette tutta una serie di
ulteriori analisi, ad esempio sul testo, sui testi delle lettere, quindi le parole, le frasi, le espressioni, il linguaggio, in senso più stretto e più largo, e poi le valutazioni anagrafiche, cioè la possibilità di comunque valutare quali esperienze comuni ci sono all'interno di questo gruppo di persone che poi scrive queste lettere sulla base dell'età, delle esperienze di studio, delle esperienze politiche. In questo canale YouTube si assiste a qualcosa di molto interessante, molto bello, che potrebbe essere un classico comune, l'unione tra un progetto di ricerca di carattere accademico come Last Letters, che ha un obiettivo di analisi linguistico-tematica, e un progetto come Ultime Lettere, un progetto di ricerca di carattere storico che ha come obiettivo la testimonianza storica dei testi delle ultime lettere, dei testi che ha nel suo database in linea. Questi due progetti si uniscono sotto l'insegna delle Digital Humanities, perché le Digital Humanities sono una delle metodologie base che ha l'approccio di ricerca scientifico dei materiali linguistici, ma sono anche la base di quella che è la divulgazione di questi materiali. Che valore hanno le ultime lettere oggi? Beh, hanno un valore innanzitutto civico, hanno un valore di educazione, appunto. Noi nella società odierna, occidentale, diamo per scontato un po' molte cose, diamo per scontato il fatto di essere in relativa pace, anche in relativo benessere. Queste lettere ci ricordano quanto poi queste cose siano in realtà molto precarie e non bisogna assolutamente darle per scontate, perché neanche 100 anni fa, appunto, la situazione era decisamente diversa. E poi ci ricordano comunque spesso l'essere umano, la persona comune, è stata sottoposta a una forma di coercizione, che sia nella prima guerra mondiale l'obbligo di andare al fronte a combattere, o che sia nella seconda l'oppressione di una dittatura. Queste persone che per la prima guerra mondiale sono state obbligate a combattere, per la seconda guerra mondiale hanno avuto un altro tipo di obbligo a combattere, no? Quello di resistere e di ricreare una nazione, ecco, nelle loro ultime parole nascondono anche i segni di quella che sarebbe stata la lingua che questa nazione avrebbe parlato in seguito.